personaggio dell'anno è stato, senza dubbio, Antonino Cannavacciuolo. Nella nuova guida 2023 della Michelin, con il suo ristorante Villa Crespi, ha raggiunto l'agognata terza stella. Dal primo giorno che sono entrato in Villa Crespi è stato subito un obiettivo. Un riconoscimento atteso ben 13 anni. Dico 13 perché nell'anno 2010, quello in cui diedero il massimo riconoscimento ai fratelli Cerea, tra i candidati alla terza stella c'era anche il buon Antonino. Un ballottaggio testa a testa che vide vincitore il ristorante da Vittorio. Oggi siamo a Novara per provare il Cannavacciuolo Bistrò. Oggi è guidato da Vincenzo Manicone. In poco tempo, all'età di 24 anni, viene promosso junior sous chef di Villa Crespi e soltanto dopo 12 mesi diventerà lo chef del Cannavacciuolo Caffè Bistrò. Passano altri 3 anni e arriva anche la riconoscenza della prima stella Michelin. Verrà poi inoltre premiato anche come chef emergente del novarese. Non ci resta che partire. Le scelte a vostra disposizione sono 3. Sipario, un menù a degustazione di 5 portate al prezzo di 95 euro. Ad occhi chiusi 7 portate a scelta dello chef, al costo di 115 euro. Ed infine l'immancabile carta. Noi opteremo per la prima opzione e successivamente aggiungeremo anche un piatto alla carta. Guardate che ci sono... ortiche, bufale e cozzi. Quello va benissimo, guardate che Sì. ci sono gli scampi, poi sono buoni. Sì. Però io prendo lo scamoncino. Tu lo scamoncino? Allora io faccio il rombo. La provo, dai. Cambiamo un po', no? Ma 1, 2. perché, allora, sai cos'è? Che io ormai ho imparato questa cosa, secondo me, del rombo. È una tristezza. Piccolo aperitivo di benvenuto da parte del nostro chef, suddiviso in 2 parti, la parte calda e la parte fredda. Per iniziare con la parte calda, andremo a presentare una focaccia pugliese con pomodoro schiacciato a mano, sale, mandorle e olio extravergine d'oliva. A seguire una sfera di parmigiano di melanzane. La panatura viene con la sua stessa voce e a terminare un ciuffetto di burrate e basilico fresco. Per iniziare invece con la parte fredda abbiamo voluto dare onore al classico aperitivo italiano, birra e nocciolini. È un cremoso all'arachide sormontato da un gel alla birra scura. A terminare una semisfera di acqua di pomodoro e origano poggiata su friselle integrali. Fare le cose semplici. Non serve sempre articolarsi in funambolici accostamenti. La focaccia in stile ligure è soffice, oliosa, dalla sapidità marcata. Il gusto è semplice e pulito, quello che ci si aspetta da una buona focaccia. Cosa volere di più? È perfetta. Questo è una bombetta. È morto, cioè si sente che c'è il liquido all'interno. Questa è pazzesca. La sfera di parmigiano non oppone particolare resistenza al tatto, mentre al palato si rivela un'esplosione di gusto. Un sapore intenso di latte, una leggera grassezza della panatura, si sposa tutto alla perfezione con note fresche, speziate e dolcemente pungenti. In questo caso apprezzo soprattutto il gusto. È clamorosa, birra e noccioline. La racchiudo in una frase, più bella che buona. Se esteticamente è molto apprezzata, al palato non si dimostra all'altezza. Vuoi perché le precedenti amuse-bouche, quelle calde, erano di un altro livello, vuoi perché il fatto di essere così simpaticamente bella crea delle false aspettative. Il sapore di birra è appena accennato, mentre è decisamente più importante quello della frutta secca. Semisfera di pomodoro, un mix croccante e cremoso, dato dalle 2 consistenze. Il sapore non è marcato, è sfuggevole all'assaggio. Mi sarei aspettato un'esplosione di pomodoro e invece è appena percepibile. Lascia pochi ricordi. Andiamo a presentarvi il filetto di sgombro che viene marinato una notte intera in sale, zucchero e alganoro. Successivamente a freddo gli viene fatta fare una affumicatura in legno di faggio, pomata di limone e spuma al salmorillo, salsa tipica del sud Italia a base di olio, sale, prezzemolo, limone e oregano. E ovviamente una tavola italiana come si deve non può mancare il pane. A lunga lievitazione utilizziamo una farina semi-integrale lievito madre. Viene affiancato da un burro mantecato di Francia, Normandia e sale madre. A terminare il nostro cestino dei grissini multicereali tirati a mano con al di sopra schiacce di grano arso pugliese tostate e aromatizzate alla cipolla. Grazie. Filetto di sgombro marinato in sale, zucchero e alganori. Affumicatura in legno di faggio, pomata di limone e spuma al salmoriglio. Il piatto è un miscuglio di odori e profumi. Si esalta il gusto delicato del pesce. La marinatura permette di sfumare in un mix particolare, un connubio di note zuccherine, marine e lievemente iodate e intriganti al palato. Quasi istantaneamente sono affiancate dalla nota acidula del limone, piacevolmente avvolgente.
La salsa al salmoriglio, che ricordo essere costituita da olio, sale, acqua, aglio, rosmarino, pepe, non è persistente. Nonostante il copioso utilizzo, si potrebbe pensare sia il gusto principale, invece non nasconde, accompagna. È un piatto che a livello di sapori non sconvolge. Sicuramente è bilanciato e piacevole, non è però quel piatto che ricorderei a distanza di un mese. Baccalà in 3 consistenze. Alla base una zuppa di baccalà, un baccalà fritto e poi un baccalà cotto a bassa temperatura, avvolto nel cavolo braccioli, un cavolo di tipo asiatico. Ancora amare, ma qui alziamo l'asticella. Il baccalà è servito in 3 consistenze che strutturano l'assaggio. Si dice che fritte sono buone anche le suole delle scarpe, ecco, dimenticatevi questa frase all'istante. Una polpetta croccante che morsa sprigiona tutta la sua potenza. Un sapore intenso di pesce, perfettamente integrato in una leggera frittura che contrasta con la sua panatura e il succoso e morbido interno. Una vera e propria bomba, pronta a deflagrare. Da notare l'attenzione ai comuni denominatori. Hanno un diverso aspetto, ma per certi versi le 2 tipologie di baccalà, quindi quello fritto e a bassa temperatura, sono sovrapponibili. È un gioco di analogie tra 2 preparazioni totalmente differenti. La cialda posta in cima crea il contrasto di consistenze sostituendo la panatura di prima. Il baccalà, cotto a bassa temperatura, trattenendo i liquidi al suo interno, richiama l'interno della sfera fritta. Non è stopposo, è tenero e morbido. Alcuni potrebbero dire manca il sapore cardine, quello caratteristico della frittura, la grassezza, l'untosità, ecco. Ebbene, come nelle più belle favole, sul finale arriva l'eroe. La zuppetta che accompagna la portata dà quella nota oliosa e grassa, quella mancante. Il cavolo affiata le fresche note speziate, un piatto veramente ben congegnato in cui la chicca però è sicuramente la bombetta fritta. Signori, diamo un omaggio alla città di Novara presentando il risotto. È un 100% carnaroli classico, viene cotto in brodo di scampi e di carapace. Lo scampo del Mazzara di Valle, Sicilia, lo ritroverete anche al di sopra, massaggiato a olio e viene affiancato da una maionese che viene fatta con lo scampo. A terminare, il risotto viene mantecato con un pomodorino giallo della Campania e quella macchia un po' più scura che noterete è una cipolla rossa che è stata brasata e successivamente polverizzata. Riso 100% carnaroli, scampo in superficie, una maionese fatta di scampo, risotto mantecato in pomodoro giallo e polvere di cipolla rossa. Il riso, cotto in brodo di scampo e carapace, ci permette di affrontare l'assaggio con una nota marina, mai invasiva o nauseante, sempre presente in sottofondo. La sua massima espressione la si ha, manco a dirlo, quando si unisce a scampo e maionese. Un concentrato di salinità, freschezza e appunto sfumature marine. Da notare la scelta di utilizzare un pomodoro giallo, dal sapore dolce e delicato, come esaltatore. Un gusto perfettamente percepibile, armonioso e ben integrato nel complesso. La cipolla rossa brasata ha una peculiarità, quella di essere vagamente piccante, dolciastra, salina, erbacea, con vaghi accenni di nocciola. Nel complesso, lavorando un po' di fantasia, mi ha ricordato una preparazione all'acqua pazza. Meno acquoso, certo, ma un gusto di mare che va a braccetto con quello del pomodoro. Tutti i sapori degli ingredienti sono perfettamente percepibili. Nessuno sovrasta l'altro. Piatto spettacolare. Allora signori, andiamo a presentarvi la registrazione della classica ricetta del raviolo di ricotta e spinaci. Viene fatta a doppia sfoglia, la parte gialla classica con l'uovo, la parte verde viene fatta con la clorofilla delle ortiche. L'ortica la ritroverete anche all'interno, insieme a una ricotta di bufala e di cozze frullate. Al di sopra, invece, troverete le cozze lasciate al naturale, affiancate dal gel all'habanero, uno dei peperoncini più piccanti al mondo. Viene però più e più volte sbollentata, facendo sì da togliere la piccantezza. Quello che invece sono andato a servirvi è una bevanda di mare, a base di fumetto di pesce, acqua di cozze e di cozze filtrate. Il nostro consiglio è quella di abbinarla, in questo caso al raviolone, consigliandovi bocconi di ravioloni e un sorseggio dalla tazza di bevanda di mare. 2 sfoglie, la prima classica all'uovo e la seconda verde in clorofilla di ortiche, ortica presente anche all'interno con ricotta e cozze frullate, al di sopra cozze al naturale e gel di habanero, bevanda di mare, fumetto di pesce, acqua di cozze e cozze. Ogni boccone sarà scandito dal gusto di questo bivalve. Le cozze all'interno dell'impasto, al naturale ed infine attraverso la bevanda di mare. 3 elementi che scandiscono in ogni sorso o boccone questo sapore. In questo caso il sapore marino, il salmastro al palato è accentuato, invasivo, prepotente, persistente. In sostanza, se odiate il mare non farà per voi.
Il raviolo ha un mix particolare. Le sfumature di latte trovano il comune denominatore con la spiccata sapidità della cozza. L'interno non è nascosto dalla sfoglia, anzi, l'ortica, il cui gusto è simile a quello degli spinaci, quindi un po' amarognola, è il sostituto naturale di quest'ultimi. Il brodo di accompagnamento è veramente molto sapido. Come potete intuire, con fumetto di pesce, acqua di cozze, il gusto marino è quasi nauseabondo, durevole, intenso. Per addolcirlo e rendere il tutto più morbido, viene aggiunta della panna. Senza questo accorgimento risulterebbe imbevibile. Pensate che nonostante ciò, non tutti riescono comunque a finirla. Un piatto che denota carattere, non certo bilanciato, e ammetto che a un certo punto potrebbe anche stancare. Personalmente l'ho apprezzato, non a livello del risotto, ma l'ho trovato molto interessante. Andiamo a presentarvi i bottoni di pasta fresca. Vengono farciti da un ragù di alici, sbollentati in aceto di vino bianco e acqua, insalata riccia, cremoso di alici e alici sotto sale, zucchine alla scapece, e quello che sta andando invece a servirvi è una crema di zucchine alla scapece con l'aggiunta di una nota di menta per dare freschezza al piatto. Bottoni di pasta, ragù di animella, aceto di vino bianco e acqua, insalata riccia, cremoso di alici e alici sotto sale, zucchine alla scapece, crema di zucchine con aggiunta di menta. Questo è un piatto aggiunto da me alla carta. La porzione che vedete quindi è da degustazione, essendo stato diviso anche con l'ale. Il ripieno del bottone, costituito dalle animelle, è succoso. Al palato il gusto non è carnoso, ferreo, è invece caseoso, ricorda il latte. È in armonia con la sfoglia, si spezza il sodalizio classico con lo stracotto. In purezza potrebbe già essere un piatto per la perfezione realizzativa. L'insalata riccia aggiunge croccantezza creando un contrasto di consistenze e poi ha quella nota amarognola che stempera il gusto complessivo. Parliamo di dettagli, ma personalmente non mi ha convinto troppo il mix con le zucchine alla scapece, lavorate quindi con aceto e olio, e le alici sotto sale. Il pesce dovrebbe enfatizzare, con le sue note carnose e sapide, il ripieno. Non fraintendetemi, il sapore è ottimo, ma si tende a coprire quello delicato del bottone. Per me che adoro il gusto dell'animella è un vero peccato. Vero che viene aggiunta della menta per dare freschezza, ma non l'ho trovato sufficiente. Rimane pregevole però il legame che si crea tra selva e mare. Tra i piatti provati lo metto, in ordine di gradimento, al secondo posto. Per il signore invece abbiamo un rombo chiodato che viene scottato dalla parte della pelle per renderla più croccante. Non viene salato perché il sapore viene dato dalla salicornia, l'asparago di mare. È una pianta che cresce direttamente sulla battigia, è in agrodolce. Proseguiamo poi con questo contrasto di sapori col cremoso. Cipolla rossa e radicchio di Treviso, dolce e amaro, il tutto condito con aceto di limone, al di sopra una pelli pannocchia grigliata e foglie di radicchio. Quello che vede rosso è bagnetto rosso piemontese leggermente affumicato, e per aggiungere una nota dolce vado a servirvi questa zuppetta di mais. Il mio consiglio è sempre quello di assaggiare tutti gli ingredienti separatamente e poi giocare col piatto. Eccoci al piatto più semplice e complesso allo stesso tempo. Dal colore bianco e dalla carne consistente, il rombo ha un gusto molto delicato. Non ha un sapore di pesce deciso, è quasi in contrasto con le preparazioni di prima. È proprio questo gioco di contrasti la chiave di lettura di questo piatto. La salicornia ci fornisce note amarognole e leggermente acidule che fanno il pari con quelle dolci e succose della pannocchia. Il cremoso di cipolla rossa e radicchio amalgama insieme i due opposti, il dolce appunto della cipolla e l'amaro del radicchio. L'attenzione agli equilibri è però maniacale. Il rombo è lasciato al naturale. Non è salato per permetterci di non intorpidire il palato. È libero da ogni catena. La nota iodata è integrata negli altri elementi di contorno. Gli opposti poi continuano anche nelle consistenze. Il cremoso della salsa si sposa con il croccante della pelle. Ad ogni boccone abbiamo un'alternativa variopinta di gusti, difficilmente uguale al precedente. Sapido dolce, morbido e croccante, grasso acido, un piatto semplice e complesso allo stesso tempo, indubbiamente il migliore. Aria di camomilla, fiori di camomilla, polvere di limone e frizzi pazzi. Il pre-dessert, a differenza di quanto potrebbe apparire, è quasi caldo, è servito a temperatura ambiente. Il gusto non è particolarmente rinfrescante, anzi, al palato però è gradevole. È dolce. Il gioco con i frizzi pazzi regala brio, sveglia. Senza lasciare di stucco è piacevole. È una bavarese di vino fregolino che all'interno nasconde una sfera di cioccolato bianco croccante ripieno di un cuore cremoso di fragola. Sulla base un biscotto aromatizzato al cacao per dare una parte croccante. Il kefir è un latte fermentato, un latte che va a perdere tutta la proteina del latte, quindi perde tutto il lattosio.
È un latte quindi che può berlo anche chi è intollerante o magari allergico al lattosio. Noi andremo a ricordare le fragole con la panna montata. Il dolce ammetto che non mi ha convinto come il resto. Visivamente però è molto apprezzabile. L'idea è interessante. Vagamente panna e fragole può essere rievocato. Il kefir abbassa la percezione del dolce al palato. Fortunatamente è dosabile piacere. Il gusto principale lo paragonerei a una sorta di yogurt, aromatizzato alla fragola con scaglie di cioccolato. Considerando che la maggior parte del percorso è stato un azzardo, e direi eseguito anche molto bene, questo dolce l'ho percepito come da compitino. Mi lascia un po' l'amaro in bocca. L'ho trovato un po' troppo sempliciotto. Ecco, è come servire il pollo senza patate e senti che manca qualcosa. Peccato. Allora, siamo nella parte finale del video. Quindi, giudizio finale su questo bistrò di Cannavacciuolo. Molto buono. Buono, eh? Sì. Prezzo, come avete visto, siamo circa 100 euro a persona, senza vini. E i piatti migliori, confermiamo. Io ammetto che per mia scaletta personale il primo proprio di gradimento è stato il pesce, quindi l'ultimo era un piatto a scelta. Tu avevi preso la carne. Chiaro. Poi invece tra i piatti che abbiamo assaggiato entrambi, tu metti al primo posto Il risotto. il risotto. buonissimo. Risotto E molto poi buono. i ravioli di animelle, anche quelli molto buoni. E fate conto che lei comunque di solito non le mangia mai le animelle, si rifiuta sempre di No, assaggiare. ogni tanto le assaggio, però sì, diciamo che non sono un amante delle animelle, quello sicuramente no, ma erano veramente buoni in questo Sì, caso. quelli senti tu. Quindi noi anche questo qui lo consigliamo ampiamente perché Esatto. rapporto qualità-prezzo ci sta, Ottimo, assolutamente. ottimo. Mi sa che un altro salto ce lo facciamo prima del fine dell'anno, no? Molto presto, direi anch'io. Noi ve lo consigliamo e adesso come sempre sta a voi farci un Dai, una salto. possibilità o Esatto. meno, però nel caso assolutamente avete la nostra approvazione. Saluto, ciao! Ciao. Make me feel